Ciao ragazzi, io sono Michele e bentornati qui nel mio canale. Oggi siamo nuovamente in compagnia del DJI Mini 3 Pro per un nuovo, non tanto range test che avete già visto nel mio precedente video, ma per un test del segnale vero e proprio. Infatti nel precedente video che vi ho appena citato e che trovate nella scheda qui in alto a destra mi avete dato dei feedback e dei consigli utili. Ad esempio, Michele, avendo tu volato dalla cima, dal terrazzo del tuo palazzo, ci sono un sacco di mosche e zanzare, le interferenze magari erano un po' inferiori rispetto al decollo dalla strada. Quindi oggi cosa facciamo? Voliamo partendo proprio dall'asfalto, anzi dal terreno. Siamo in prossimità dello stadio San Nicola di Bari, una zona un po' particolare perché qui c'è zona gialla dalla parte opposta dello stadio. Di qua invece, dalla parte in cui volerò, è zona azzurra, cambia sostanzialmente l'altezza massima consentita per il volo. Poi 200 metri in quella direzione perde colore e ci si può alzare fino ai 120 metri. E comunque ragazzi, dato che siamo già qui, me lo state chiedendo in tanti, nel range test di ieri, oltre ai consigli che mi avete dato, avrete sicuramente notato che ho oscurato l'immagine, lasciando solo la telemetria. Questo perché ho notato che si vedevano un po' troppe cose legate alla vita quotidiana delle persone. Quindi ho preferito oscurare, censurare per la privacy. Spero di aver fatto bene. Ok ragazzi, eccoci, mi sono leggermente spostato perché nonostante per le mappe di flight qui sia una zona in cui è possibile volare, per la DJI Fly invece c'è un blocco. Mi sono quindi dovuto spostare di tipo 60 metri, qui invece nessun blocco. Ok ragazzi, quindi vi faccio vedere la zona intanto, i sensori anticollisione sono attivi perché comunque ci sono parecchi ostacoli, vorrei evitare di distruggere il drone. Proviamo a mandarlo magari dietro quegli alberi e vediamo come si comporta il segnale. Dietro un cespuglio. Ok ragazzi, bene. Vi faccio vedere che io sono di là, metto la minimappa, perfetto, provo ad abbassarmi dietro il cespuglio e il segnale è ancora perfettamente stabile. Proseguiamo. Io ora sono dietro al cespuglio, quindi il drone non mi vede, io mi sto affidando unicamente alla visuale FPV. Ci sono un po' di ostacoli che ostruiscono il volo. Ci alziamo, evitiamo magari qualche cavo dell'alta tensione. Immagine sempre super fluida ragazzi. Invece il radar in basso a sinistra è sempre un po' buggato, come vi ho detto nel range test. Ok ragazzi, proviamo a girarci, vediamo se il segnale è ancora stabile. Sì, io sono là dietro. Mi abbasso, ci sono un paio di alberi, cespugli vari tra me e il drone e sembra non esserci nessun tipo di problema per quanto riguarda il segnale. Ecco, se mi abbasso molto magari un po' si riduce, ma siamo sempre a 66 metri. Ok ragazzi, spostiamoci un po' più di là. Guardate quanto è fluido, mi dispiace che ci sia un po' di compressione dovuta alla registrazione, sto utilizzando il controller Pro con il display, non voglio andare sulla strada comunque, quindi evitiamo. Lo muoviamo un po' in tutte le direzioni. Ce l'ho ancora a vista fino ai 400-500 metri, nessun problema. Ecco, siamo entrati nella zona, cioè stiamo per entrare nella zona in cui non si potrebbe entrare, che è un cerchio attorno allo stadio, quindi allontaniamoci di là, verso la città. Altezza sempre bassa, vi faccio sempre notare dove mi trovo io, dietro molti alberi, e ora il segnale inizia a degradarsi, però comunque siamo già belli lontani. Ecco, come vedete ora il segnale è davvero molto debole. Alziamoci un po',
fino attorno ai 50 metri. E il segnale torna stabile. Diciamo che ovviamente è sempre un segnale in CM mode, quindi soffre molto per quanto riguarda la presenza di ostacoli. In FCC invece questo non sarebbe successo. Comunque per il resto si riesce ad utilizzare benissimo senza nessun tipo di problema. Proviamo a spostarci magari in quell'altra zona, quindi farò passare il drone da sopra la mia testa. Mettiamo in sport mode. Ok, ho abbassato un po' il gimbal per vedere se ci sono eventuali ostacoli, sembra essere tutto ok. Il drone sta passando ora sopra la mia testa. Ovviamente non vado sopra quella strada, però voglio vedere con queste case, queste interferenze, come si comporta e com'è a terra ovviamente. Ecco, siamo attorno ai 400 metri, un po' di casette varie e il segnale inizia ad essere ovviamente un po' più debole. Non avventuriamoci oltre sulla strada. Quando giriamo il drone c'è sempre questa criticità, ragazzi, che vi ho già segnalato nel range test, e torniamo indietro. Voglio capire se i sensori anticollisione riescono a vedere anche questi cavi dell'alta tensione che sono qui davanti. Proviamo, ragazzi, che dite? Un po' rischioso, ma è una prova. Vediamo. Sono a pochi metri, avviciniamoci. No, ragazzi. Ah, sì. Ha iniziato a vederlo. Ecco, ragazzi, guardate che riesce a individuare l'ostacolo e si blocca. Niente male. Bene, ragazzi, cosa dire? Siamo decollati in mezzo, come vedete, a cespugli e alberi. Io ero esattamente lì dove si trova la mia Fido M1 e il segnale comunque è rimasto abbastanza stabile anche dietro alcuni ostacoli naturali come alberi e cespugli, e anche sopra a delle casette in lontananza il segnale restava comunque utilizzabile. Ovviamente parliamo sempre di un drone che vola in CM mode, non in FCC, e questo lo si nota. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questo test. Trovate che il DJI Mini 3 Pro abbia un buon segnale rispetto alla concorrenza, e con concorrenza intendo anche altri droni DJI? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Come sempre trovate tutti i link per acquistare il DJI Mini 3 Pro e accessori che vi consiglio come la microSD, landing pad, power bank per ricaricarlo e molto altro qui sotto in descrizione video. Lasciate un bel commento, un like per supportare il mio lavoro e noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!